La gita tra ragazze di mia moglie era una menzogna. L'ex gelosa del suo amante mi ha inviato ricevute dell'hotel. Le ricevute dell'hotel sono apparse nella mia casella di posta una mattina. Erano 4 dozzine, scansionate meticolosamente e organizzate per data. Me le aveva inviate una donna che non avevo mai incontrato, ma che stava per cambiare la mia vita per sempre. Si presentò come l'ex fidanzata dell'uomo che mia moglie stava frequentando e aveva le prove, ricevute vere e proprie, che dimostravano mesi di inganni. Bugie abilmente mascherate da innocenti weekend tra amiche. Insegno storia alle scuole superiori. Passo le mie giornate ad aiutare gli adolescenti a capire come le piccole decisioni possano innescare eventi che cambiano il mondo. Eppure, in qualche modo, non mi ero accorto della serie di scelte che stavano smantellando la mia vita pezzo dopo pezzo. Mentre guidavo gli studenti attraverso le cause e le conseguenze dei tradimenti storici, ero cieco al tradimento che si stava consumando nella mia stessa casa. Il lavoro di mia moglie, come amministratrice ospedaliera, comportava orari irregolari, quindi non mi era mai sembrato strano. Gestire i turni del personale, occuparsi delle operazioni della struttura e partecipare a riunioni infinite facevano parte della nostra routine. La sua dedizione al lavoro mi era sempre sembrata ammirevole, un impegno per far funzionare il sistema sanitario. Ora mi chiedo quante di quelle notti in ufficio siano state realmente trascorse in riunioni e quante invece in camere d'albergo. Ci siamo conosciuti 5 anni fa in circostanze che all'epoca sembravano uniche. Un matrimonio di destinazione alle Hawaii. Non era il nostro, ma quello di mio cugino. Mia moglie era la migliore amica della sorella dello sposo e inizialmente non voleva neanche accettare l'invito a causa del lavoro. Una riunione annullata all'ultimo minuto e un cambio di volo ci portarono a condividere una conversazione al tramonto sulla spiaggia di Waikiki. Le onde si infrangevano sulla riva mentre parlavamo di tutto e di niente, perdendo la cognizione del tempo. Fu solo quando il coordinatore del matrimonio ci venne a cercare che ci rendemmo conto di quanto ci fossimo persi nella conversazione. Quella sera diede il tono alla nostra relazione, intensa, immediata e apparentemente predestinata. Nel giro di pochi mesi eravamo inseparabili. La proposta arrivò durante un viaggio a sorpresa a Vancouver, con vista sul porto mentre gli idrovolanti atterravano sull'acqua. Ci sposammo 4 mesi dopo, con una cerimonia intima di 50 invitati. Tutti erano convinti che sarebbe stato un amore per tutta la vita. I primi 3 anni mantennero quella promessa. Ognuno di noi si concentrava sulla propria carriera, ma costruivamo insieme qualcosa di solido. I weekend erano dedicati ai mercati contadini il sabato mattina, a provare nuovi posti per la colazione e a lunghe passeggiate con il caffè in mano. Le domeniche sera le trascorrevo correggendo compiti mentre mia moglie si preparava per la settimana lavorativa, entrambi a nostro agio nel silenzio condiviso. I cambiamenti arrivarono così gradualmente che è impossibile individuare un punto di inizio. I weekend tra ragazze, che un tempo erano trimestrali, divennero appuntamenti mensili irrinunciabili. Quei viaggi erano sempre stati parte della nostra vita. Una tradizione che mia moglie manteneva con le amiche del college sparse in tutto il paese. La incoraggiavo, capendo l'importanza di coltivare le amicizie nonostante la distanza e gli impegni. Poi il telefono divenne un'estensione della sua mano. Anche solo per prendere la posta, portare fuori la spazzatura o andare in garage, il telefono era sempre con lei. Le notifiche erano sempre più spesso silenziate, lo schermo inclinato lontano da me durante le conversazioni. Ogni stranezza aveva una spiegazione plausibile. La comunicazione ospedaliera doveva essere costante, la privacy dei pazienti richiedeva discrezione. Tutto sembrava logico, finché non lo fu più. Le emergenze lavorative si moltiplicarono, le crisi di bilancio e i problemi di personale richiesero sempre più riunioni serali. Il mondo dell'ospedale sembrava diventare ogni giorno più caotico, richiedendo più tempo ed energie, ma offrendo meno soddisfazioni. Suggerii di cercare un nuovo lavoro, ma la risposta era sempre la stessa: impegno e responsabilità. Poi arrivò il messaggio che distrusse l'illusione.
L'email dell'ex fidanzata era incredibilmente calma, quasi distaccata nella presentazione dei fatti. Aveva scoperto la relazione 2 settimane prima e aveva chiuso immediatamente la sua storia. Le sue indagini rivelarono uno schema che andava avanti da mesi. Mia moglie e il suo amante si incontravano durante ogni weekend tra ragazze. Usavano sempre lo stesso hotel in centro come rifugio segreto. Le prove erano schiaccianti: ricevute d'albergo, cene pagate con la carta di credito, appuntamenti alla spa prenotati a suo nome. Per 3 giorni analizzai ogni dettaglio, confrontando date e orari con i miei ricordi. Mentre insegnavo il Rinascimento a scuola, mia moglie si godeva un massaggio di coppia. Mentre accompagnavo gli studenti al ballo di fine anno, c'erano addebiti per 2 pasti in camera d'albergo alle 11 di sera. Ma la cosa peggiore non era l'infedeltà. Era l'architettura di menzogne costruita per sostenerla. Ogni weekend tra ragazze richiedeva decine di piccole bugie. Foto di gruppo false condivise sui social, messaggi coordinati per mantenere l'illusione. Mi consultai con un avvocato prima di affrontarla. 10 anni di insegnamento mi avevano insegnato a prepararmi bene per conversazioni difficili. L'avvocato fu chiaro: raccogli le prove, proteggi i tuoi beni e preparati alla negazione. I traditori non confessano facilmente, neanche di fronte a prove inconfutabili. L'affrontai una sera, dopo aver passato il weekend a copiare documenti e a prepararmi a ogni scenario. Aspettai che la cena fosse finita, che i piatti fossero lavati, che la routine serale fosse iniziata. Poi dissi: questi sono per te. Posai la pila di ricevute dell'hotel sul bancone della cucina, senza dire altro. Mia moglie le prese automaticamente, l'istinto dell'amministratrice la portò a controllare i documenti. Le sue prime parole non furono una confessione, ma un disperato tentativo di negare. C'è stato un errore. Quello che seguì furono 2 ore di bugie che crollavano una dopo l'altra. Ogni prova che presentavo smontava un altro strato della sua finzione. Le foto di gruppo false furono spiegate, le coperture coordinate smascherate. L'affare era iniziato 10 mesi prima, nato da un incontro casuale a una conferenza sanitaria. I weekend tra ragazze erano la copertura perfetta, un alibi già consolidato, scuse già accettate senza sospetti. Non alzai mai la voce. Non ne avevo bisogno, i fatti parlavano da soli. Quando l'ultima scusa crollò, quando il tentativo finale di minimizzare fallì, il silenzio riempì la nostra cucina. 5 anni di matrimonio si sgretolarono sotto il peso delle prove inconfutabili. Non rimase nulla se non le macerie e la domanda: cosa fare adesso? Quella notte me ne andai, prenotando una stanza in un hotel dall'altra parte della città. Non il Weston. Mio fratello arrivò la mattina successiva, dopo aver guidato per 4 ore in seguito alla mia chiamata notturna. Mi aiutò a mettere insieme le cose essenziali mentre mia moglie era al lavoro. Caricò la mia macchina con vestiti, documenti importanti e i pochi oggetti che non potevo lasciare indietro. L'album di matrimonio rimase sul tavolino del salotto. Lo lasciai deliberatamente lì, come una silenziosa accusa. Primo aggiornamento, 3 mesi dopo. Lo smantellamento di un matrimonio richiede un'attenzione ai dettagli sorprendente. Ogni conto cointestato va chiuso, le polizze assicurative aggiornate, i contatti di emergenza modificati. Ogni passaggio sembra un filo tirato via da un maglione che si sfalda. 5 anni di connessione si dissolvono in frammenti. Il mio avvocato si è rivelato fondamentale, guidandomi con distacco professionale. È specializzato in divorzi per infedeltà. Sa bene quanto bruci il tradimento e l'importanza di proteggersi quando la fiducia è stata distrutta. I documenti per il divorzio sono stati depositati la scorsa settimana. Un'altra pila di carte certificava la fine di qualcosa che una volta sembrava eterno. Gli amici comuni si sono divisi in categorie in modo prevedibile. Alcuni sapevano della relazione e hanno scelto di tacere. Hanno protetto il loro rapporto con entrambi non prendendo posizione. Altri sono rimasti genuinamente scioccati, offrendomi supporto, stanze libere e orecchie disposte ad ascoltare.
Le conversazioni più difficili sono state con le donne i cui nomi erano stati usati come alibi inconsapevoli. Le loro false gite tra ragazze avevano fornito una copertura perfetta per il tradimento. Al momento sto vivendo con mio fratello, facendo un tragitto più lungo di 30 minuti per andare a scuola ogni giorno. I miei studenti hanno notato che qualcosa è cambiato, ma non fanno domande dirette. Gli adolescenti hanno un'intuizione naturale per il dolore degli adulti. Mostrano la loro gentilezza in piccoli gesti. Consegne puntuali dei compiti, maggiore attenzione in classe, risate un po' più sonore alle mie battute sulla storia. Nel frattempo, la voce del nostro divorzio si è diffusa nell'ospedale di mia moglie. L'ex fidanzata del suo amante ha fatto in modo che alcuni dettagli circolassero con precisione. Non c'è stato un licenziamento, ma il trasferimento in un'altra struttura è stato fortemente consigliato. A volte le istituzioni pubbliche gestiscono l'imbarazzo in modi molto discreti. Secondo aggiornamento, 7 mesi dopo. Sono passati più di 6 mesi da quando quelle ricevute sono apparse nella mia casella di posta. Le procedure di divorzio stanno avanzando con l'inevitabile lentezza burocratica. La casa è stata venduta rapidamente, in un mercato favorevole ai venditori. Abbiamo diviso i profitti secondo quanto stabilito dagli accordi legali. Io ho trovato un piccolo appartamento vicino alla scuola. Lo sto arredando gradualmente con nuovi mobili, senza i ricordi che rendevano la nostra vecchia casa allo stesso tempo accogliente e soffocante. Insegnare storia si è rivelato sorprendentemente terapeutico. C'è conforto nelle storie già concluse, nella certezza di sapere come sono andate a finire. I miei studenti stanno studiando la Seconda Guerra Mondiale. Imparano come le persone sopravvivano a situazioni impossibili e ricostruiscano dalle macerie. Alcune lezioni sembrano più personali di altre. L'ex fidanzata dell'amante di mia moglie, Melissa, ora so il suo nome, mi ha contattato di nuovo la scorsa settimana. Ci siamo incontrati per un caffè, due estranei legati da tradimenti paralleli. Lei ha iniziato a frequentare qualcuno, presentatole da un amico di un amico. Le sue ultime parole mi sono rimaste impresse. A volte i momenti peggiori della nostra vita diventano le fondamenta per qualcosa di migliore. Non sono ancora pronto a testare questa teoria, ma ne capisco il senso. Il mio avvocato dice che siamo alle fasi finali. L'accordo è equo, i termini chiari. Mia moglie vuole chiudere tutto in fretta per ridurre al minimo le perdite economiche. A volte, efficienza e senso di colpa si assomigliano molto. Aggiornamento finale. 1 anno dopo. Il divorzio è stato ufficializzato 3 settimane fa. I documenti finali sono arrivati per posta raccomandata, dichiarando ufficialmente la fine di qualcosa che un tempo sembrava definitivo. Li ho firmati durante la pausa pranzo, tra una lezione sulla guerra fredda e una riunione sul sistema di valutazione scolastico. Il tempo porta prospettiva, anche quando non la cerchiamo. Guardando indietro, vedo segnali d'allarme che allora sembravano insignificanti, ma che ora gridano per essere notati. La distanza emotiva crescente, le nuove password sui dispositivi, la difesa aggressiva quando chiedevo informazioni sugli orari. Ho aggiunto un modulo sul fact-checking al mio programma di storia. I miei studenti imparano a interrogare i documenti, incrociare le fonti e individuare incongruenze nei racconti storici. I weekend tra ragazze sono ormai solo una nota a piedi pagina nella mia storia. Le amiche reali di quel gruppo mi hanno contattato, condividendo il loro senso di tradimento per essere state usate come comparse in una farsa. Mio fratello, di recente, mi ha chiesto se rimpiango di non aver scoperto il tradimento prima. La domanda presuppone che ci sia un momento giusto per vedersi stravolgere la vita. Un'occasione migliore per scoprire un tradimento. Non rimpiango il tempismo. Rimpiango di non aver dato ascolto ai miei istinti prima. Ma ormai il tempismo è irrilevante. Le ricevute dell'hotel sono ancora nella mia casella di posta, lette da quel primo giorno. Dovrei cancellarle, ma qualcosa mi ferma ogni volta che ci provo. Forse sono un promemoria per fidarmi di più del mio istinto la prossima volta. Forse sono la prova che anche gli inganni più elaborati, alla fine, crollano. O forse sono solo i resti digitali di un capitolo finalmente chiuso. Quando ho affrontato mia moglie,
Ha negato fino all'ultimo, ma le prove erano schiaccianti. Un matrimonio di 5 anni è crollato in poche ore. Ti sei mai trovato in una situazione simile? Hai mai scoperto una verità che ti ha cambiato la vita? Scrivilo nei commenti e se il video ti ha colpito, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per altre storie incredibili come questa.